Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, nuovo contenuto per chiudere il cerchio, Napoli-Verona e poi ci dedichiamo ovviamente anche al calciomercato, Kvaratskhelia, incontro positivo ieri, i nomi che si stanno susseguendo per l'eventuale sostituto del Georgiano, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video e anche quando andiamo in live una mezz'oretta prima vi arriva la notifica così se volete seguirci in live comunque non ve la perdete. Detto questo, prima gli accorgimenti tattici e la chiusura di Napoli-Verona e poi passiamo al calcio mercato. Che era il Verona, siamo tutti d'accordo. Il Napoli di Conte però presenta fisicità, lucidità, aggressività per 90 minuti. Era da tempo che non vedevamo un Napoli che oltre il 90esimo si spende per arrivare primo su tutti i palloni e cerca comunque di sovrastare l'avversario magari facendo il terzo, quindi la fame e la voglia di arrivare e di vittoria ovviamente è stata trasmessa da Antonio Conte e la si vede in campo. Accorgimenti tattici che sono dovuti sicuramente alla crescita che il Napoli sta avendo di settimana in settimana, ma quelli che abbiamo visto a Verona secondo me fanno parte anche di una situazione per apparare, tra virgolette, la partenza di Quara, l'eventuale situazione che stai vivendo sulla fascia sinistra e il porsi diversamente contro squadre che poi vengono e ti affrontano completamente chiuse. L'accorgimento tattico, un attimo che ho perso, eccolo qui, prendiamo il pennarello, è proprio questo. Sono due linee verticali. Perché sono due linee verticali? Perché vediamo che Di Lorenzo, che nell'anno dello scudetto, ma anche l'anno scorso, e lo fa anche con Conte, l'ha fatto anche con Conte e lo continuerà a fare. Questa situazione che sto diciamo esaminando non è totalitaria, ma è in relazione a squadre che comunque si presentano tutte dietro la linea della palla e mettono il famoso pullman dietro la porta. Cosa ha fatto il mister? Ha lasciato a Politano diciamo la possibilità di rientrare, quindi togliendola praticamente a Di Lorenzo, perché Di Lorenzo è arrivato al centrocampo, almeno quello che abbiamo visto, tergiversava verso il centro e si trovava qui e qui. Lui e Spinazzola completamente liberi da pressioni e quindi con palle gestibili per poter diciamo chiedere l'1-2, così come è arrivato il primo gol, ma Conte l'ha fatto perché? Perché così McTominay, Anghissà e gli altri calciatori che possono attaccare l'area comunque vanno a prendersi la profondità e l'avversario ovviamente di conseguenza, però riescono ad occupare l'area di rigore perché di qua c'è un Neres che invece la fascia se la fa tutta quanta. Quanti palloni sono arrivati da qui in area di rigore dove eh, talvolta troppo alti, quelli rasoterra non c'era comunque il calciatore pronto ad impattare. Quando abbiamo impattato con Anghissà e McTominay l'abbiamo buttata fuori, però sono cose che poi miglioreranno anche queste, quindi il Napoli è veramente sulla buona strada. Le linee verticali vengono seguite anche da Anghissà, soprattutto nella ripresa. Il gol nasce da qui e siamo d'accordo, però Anghissà l'abbiamo visto molte volte anche a sinistra, quindi diciamo che è un Napoli che ha capito, o meglio, è un Napoli che noi forse siamo troppo, vogliamo troppo tutto e subito, però noi le situazioni le abbiamo comunque viste tempo fa, così come il servire Lukaku al centro, qua, che sia diciamo una palla protetta o smistata che arrivi da qua o da qua, la differenza ovviamente è per la posizione in campo, però il Lukaku che non serve quando riceve palla qua o palla sulla sinistra. Conte ovviamente che la sa allunga sicuramente molto ma molto più di me e di tanti ha diciamo portato questo accorgimento e risolto le situazioni in casa a Napoli per quanto riguarda l'attaccare squadre che si vengono a chiudere perché facevamo fatica, abbiamo fatto fatica anche quest'anno con il Napoli di Conte, ma lui ha portato comunque
novità in base alle caratteristiche degli uomini che aveva in rosa e che ha ancora in rosa. Alcuni li avevano anche gli allenatori dell'anno scorso, però ovviamente il top player quest'anno noi ce l'abbiamo in panchina e si chiama Antonio Conte. L'anno scorso c'erano dei ciarlatani o dei venditori di fuochi d'artificio. Verticalità che diciamo fu analizzata anche dal francese che arrivò nel post scudetto, che però non abbiamo mai visto in campo. Ecco come si fa, caro Garcia, se stai diciamo guardando le partite del Napoli, ma non credo, figurati, non si è visto le partite dello scudetto, figuriamoci se lo sta guardando quest'anno. Però prendi appunti nel caso ovviamente ti prende qualcuno a lavorare, ma non credo. Anzi, mi auguro di no, perché il calcio ha bisogno di personaggi comunque competenti e non di ciarlatani. Detto questo, era una cosa che tenevo dentro e che volevo dire. Siamo tutti d'accordo, 2-0 e arrivano due tiri da fuori. È un Napoli che migliora anche lì. Noi l'avevamo detto, ma lo sapevamo perché le squadre di Conte comunque prediligono calciatori che dai 20 metri vedono la porta. Anch'issa con un sicuro Di Lorenzo, perché il gol è suo, va bene che c'è stato comunque l'autogol segnato perché per dinamica eccetera eccetera, però comunque arriviamo al gol con due botte da fuori che vedono la porta e anche in maniera diciamo molto, molto violenta per quanto riguarda velocità, rapidità di esecuzione e di pensiero, e quindi siamo migliorati anche lì. Ecco perché Billing è un acquisto che da questo punto di vista per quanto riguarda il tiro in porta comunque è tanta roba e si andrà sempre comunque a cercarla questa caratteristica negli acquisti che tu fai tra mediana e attacco. Detto ciò, e chiudiamo questa situazione Napoli-Verona, volevo spendere due parole per quanto riguarda Rachmani. Rachmani nella partita contro il Verona non è un paragone tra due calciatori, assolutamente, premessa, ma per quanto riguarda la lettura dell'azione e andare a chiudere poi su quelle poche situazioni che potevano essere pericolose, mi sembrava quasi il Kim dei tempi belli. Non è un paragone tra due calciatori perché uno, diciamo, ce l'ha per indole, la lettura, la chiusura, eccetera, eccetera. L'altro, che è Rachmani, sta fornendo prestazioni stratosferiche e noi ci auguriamo che resti questo. Amir credevamo che comunque perdeva un tantino senza Buongiorno perché ha vissuto quasi sempre di luce riflessa con un centrale come si deve che comunque andava a chiudere e leggeva l'azione avversaria soprattutto in ripartenza come si deve. Amir faceva il suo, tanto è vero che nella partita col Verona sfiora il gol per ben due volte, è sempre proiettato in avanti, il piede di Rachmani è ottimo per impostazione e talvolta anche sul tiro, i tiri a volo in area di rigore, comunque è un centrale di tutto rispetto e con Conte è migliorato tantissimo rispetto all'anno scorso, quindi alzo le mani. Io ovviamente l'ho beccato come l'abbiamo beccato tutti ragazzi tra l'anno scorso e quando comunque c'è l'errore di Amir. Sta facendo molto molto bene, tenete botta che mo torna Alessandro e ovviamente questa è una cosa che volevo girare a JJ, perché JJ un altro paio di partite diciamo in canna come si deve, che sta facendo molto ma molto bene. Non mi scaglio assolutamente contro Juan Jesus, però una tua pari partite tieni botta caro JJ che poi ti mettiamo Tommaso vicino e recuperi alla grande, non ti preoccupare, il caffettino connetta mattina trattato bene, anche perché non diciamo che il Napoli è vero hai affrontato il Verona, però le imbarcate e quegli errori posizionali che c'erano l'anno scorso non si vedono quest'anno, al di là delle caratteristiche poi dei due centrali, perché comunque l'allenarsi su determinate situazioni e su una fase difensiva porta risultati. Ecco, di nuovo il richiamo a chi l'anno scorso voleva allenarli, ma solamente a chiacchiere. Detto questo, mi sembrava doveroso ovviamente spendere due parole per Amir e aspettiamo la prova del 9 che si chiama Atalanta.
siamo tutti d'accordo, ma ci arriviamo all'Atalanta. Calciomercato e Kvaratskhelia, incontro andato molto bene a quanto si legge ieri, in quel di Nizza, accordo sulle cifre, chi dice 65 più 15, chi dice 70 più 10, chi dice 75, comunque è lì che gira la cifra, poi che siano 75 o 80, io mi auguro che il Napoli faccia quanto prima questa operazione, così lo sostituiamo, ci dedichiamo al centrale di difesa, facciamo entrare Danilo perché si legge che è a buon punto, diciamo, l'allontanarsi dalla Juve, e quindi forse per tempistiche ci troviamo anche con la cessione di Kvara, entra Danilo, prendiamo pure il sostituto che però diciamo non sarà Garnacio probabilmente, anche perché il Manchester United ha sparato altissimo, 70 milioni, ma è una cosa normale, tu incassi 70, la società che poi si trova alla finestra e ha il calciatore che tu vuoi prendere come sostituto, è una cosa normale che viene là e ti spara tutti i soldi che tu andresti ad incassare per la cessione di Kvaratskhelia. Garnacio però avrebbe dalla sua una situazione età anagrafica da sottolineare, perché comunque hai 20 anni e non avresti problemi in lista, quindi non è che esce uno e entra l'altro, lo tesseri e basta e stiamo tutti tranquilli. Per quanto riguarda le caratteristiche, per me non si discute, non vado nemmeno più diciamo a fare il punto della situazione, è un piede sinistro, è un piede destro, gioca a destra, gioca a sinistra, perché Conte l'abbiamo visto quest'anno. La differenza non è che poi la faccia in maniera sostanziale questo fatto, quindi a sinistra sei sinistro, perfetto, a tutta fascia e vai avanti, non c'è nessun problema. A destra sei sinistro, perfetto, rientri sul tuo piede se devi crossare o vuoi tirare in porta, la imposti comunque così in base a movimenti di terzini e centrocampisti che comunque vanno in appoggio, quindi è più secondo me il portare a Napoli il profilo giusto al giusto prezzo, perché nel mercato di gennaio bisogna fare attenzione da questo punto di vista. Io voto Garnacio assolutamente, perché a me piace tantissimo come calciatore, e poi ci sarebbe anche quella questione McTominay Garnacio, sai, lo United si conoscono già, che potrebbe solo diciamo far migliorare la situazione per quanto riguarda il dialogo in campo tra calciatori. L'altro è Adeyemi del Borussia. 40 milioni anche per Adeyemi. Secondo me 40 milioni sono giusti per Adeyemi, come 50 al massimo sarebbero giusti per Garnacio, ma se si spara a 70 milioni tenetevelo voi e va bene così. Adeyemi però compie 23 anni il 18 gennaio e quindi rientrerebbe nella lista, esce uno, entra l'altro, non puoi tesserarli sotto, che gli under 22 puoi tesserare senza restrizioni. Fatto è che Adeyemi, piede sinistro, anche lui, per me potrebbe fare molto, ma molto, ma molto bene. Calciatore che ha fame, calciatore che è sempre sul pezzo, fisicamente, veloce, rapido, per caratteristiche più Neres che Kvara, per quanto riguarda i dribbling, perché Kvara molte volte perdeva il senno quando il dribbling è da fermo, quando il dribbling è a una velocità comunque molto ma molto bassa diventava prevedibile. Invece Neres ma anche Adeyemi sono calciatori che anche messo il piede sul pallone, fermata l'azione, si presenta l'avversario da dribblare e comunque molte volte è l'avversario a pagare e Adeyemi in questo caso se ne va in porta. Quindi profili molto ma molto interessanti, quelli di Adeyemi e quelli di Garnacio. C'è un altro nome, ultimo e non ultimo, a me non dispiacerebbe nemmeno, però ci sono alti e bassi per quanto riguarda prestiti. È andato al Tottenham, è dell'Ipsia, però poi non ha fatto bene. Parliamo di Timo Werner, che tecnicamente non si discute, senza che andiamo lì e diciamo no, ma Timo Werner chi non è buono, assolutamente no, però non è secondo me puro come esterno come lo possa essere Adeyemi o Garnacio, tant'è vero che è un calciatore che
diciamo ha avuto anche discrete presenze per quanto riguarda l'essere schierato al centro dell'attacco. Alternativa terza per quanto mi riguarda, ma non dispiacerebbe comunque l'arrivo di un calciatore così tecnico a Napoli, perché per me non si discute nemmeno Werner tecnicamente. Lo dicevamo ieri in live, speriamo di prendere calciatori tecnicamente validi. Per me dobbiamo togliere lo speriamo davanti a questa frase, perché quando c'è Conte in panchina, tecnicamente devi prendere solo calciatori validi. Non esiste il prendere tecnicamente calciatori che potrebbero migliorare o potrebbero, diciamo, diventare forti dal punto di vista tecnico. Che poi tatticamente è un lavoro del mister, li metti in condizione, gli devi costruire qualcosina intorno, eccetera, eccetera. Siamo d'accordo, ma alla base deve esserci un bagaglio tecnico molto, ma molto valido. Speriamo che il Napoli riesca a fare tutto questa settimana. È quello che mi auguro. Quello che mi auguro è che entro venerdì o forse anche prima, molto meglio, concludi le operazioni, ti dedichi alla partita di sabato contro l'Atalanta. Se non vado errato, correggetemi se sbaglio, vado un attimo a controllare perché non voglio dire baggianate, ma dovremmo giocare sabato alle 18, anzi sabato alle 20:45. Ecco, Napoli, Atalanta-Napoli, e quindi concludiamo tutto prima, calmiamo un attimo le acque e al limite facciamo firmare anche questo difensore centrale prima di far entrare poi l'eventuale sostituto di Quara, perché è lì che il Napoli deve concentrarsi. Siamo corti lì dietro. Adesso sta andando tutto bene, ma al primo affaticamento, alla prima situazione avversa tra Rachmani e Juan Jesus non c'è più nessuno che può giocare. È vero, ci possiamo schierare a 3, potremmo schierarci a 3, Olivera, Di Lorenzo. Sì, ma sarebbe una situazione che puoi cavalcare, diciamo, durante una settimana dove devi affrontare l'Atalanta o la prossima dove avrai la Juve, la Roma, calendario comunque che diventa un tantino complicato, o meglio, diventa un calendario dove vai a testare comunque la crescita che hai fatto in questo periodo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ovviamente campanellina attivata. Ciao.